Non ci credo. Ebbene sì, è finita. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena finito di farla brillare. Un lavoro infinito, un lavoro lunghissimo, una richiesta direi piuttosto particolare, quella di realizzare una replica più similare possibile alla safety car della Formula 1. E pensate un po' ragazzi, la Kyosho realizzava la Fazer in kit con la carrozzeria della Mercedes AMG. Certo non è proprio quella della F1 perché questa è la MG GT3, però devo dire che ci siamo avvicinati. Qui ragazzi ho deciso di fare questo video perché questo modello è unico nel suo genere. Ho cercato a destra e a sinistra ma non ho mai trovato una replica di questo modello, quindi di una safety car, e posso dire che è unica al mondo. Un lavoro lunghissimo ragazzi, perché tutti questi che vedete qui, questi simboli, queste scritte non sono adesivi, sono verniciati. Quindi immaginate che fatica è stata quella di realizzare degli stencil adatti, nelle misure, nella scala adatta e poi andare a verniciare. Il difficile volete sapere qual è stato? Perché non potevamo sbagliare, avevamo un solo tentativo a disposizione. Il risultato è di mio assoluto gradimento. So che il proprietario non vede l'ora di vederla, di farla sfrecciare, perché ragazzi il telaio Fazer in kit in questione monta una motorizzazione strepitosa Hobby Wing naturalmente, X-Run Pro, tutto è Pro, tutto. C'è un motore da 6.5 T, 6.5. Ma vi rendete conto? E mi ha detto: ma ce la posso mandare a 3S? Ma che sei matto? La strappi tutta, anche se la Fazer in kit è dotata di un'ottima meccanica, perché vi ricordo 4 ruote motrici, tutta su cuscinetti a sfera, differenziali che possono essere riempiti a olio. E voi direte: vabbè, ma che c'è di anormale? Nulla, solo che la concorrenza al prezzo del telaio della Fazer in kit non vi dà nulla di tutto questo. Invece la Kyosho Fazer in kit vi dà tutto, quindi differenziali che possono essere riempiti con dell'olio siliconico, ammortizzatori a olio, tutti i cuscinetti a sfera e una qualità che, visto il prezzo che ha, è imbattibile. C'è da dire che non è una macchina estremamente regolabile, anzi è completamente fissa, e questo dà un lato positivo a questa questione, cioè quello che una volta che avrete montato, assemblato questo modello, siete sicuri di avere tra le mani un modello che funziona nella maniera più semplice possibile. Ed è questo il bello delle Fazer in kit. Infatti in mente ho l'idea di realizzare una categoria stock. Chissà se qualcuno di voi mi darà una mano nel realizzarla, però non parliamo di questo, concentriamoci su questo lavoro. Quindi qui abbiamo assemblato completamente un telaio Fazer, assemblato ragazzi, arriva preassemblato, noi l'abbiamo smontato, abbiamo riempito tutti i differenziali, abbiamo montato una combo da paura dove logicamente le saldature ci teniamo tanto a farle a mestiere, anzi voglio fare una piccola specifica. In vari video che pubblichiamo sui nostri vari canali social, e se non ci seguite correte a farlo, quindi Instagram, TikTok e via dicendo, ci hanno detto: ma ste saldature non vanno bene, sono fredde perché la palletta... Ragazzi, assolutamente no, queste sono saldature perfette, realizzate con strumenti di precisione, e noi ci teniamo anche a fare un bel aspetto estetico, quindi abbondiamo con lo stagno, ma non è che facciamo un danno. Anzi, comunque, cablaggio estremamente pulito, pettinato come piace a me, una motorizzazione direi anche troppo per questo modello, ma l'importante è sempre soddisfare le richieste di voi carissimi nostri utenti.
E oltre a questo, ragazzi, per finire ciliegina sulla torta, abbiamo montato sia un servocomando di fascia intermedia, un SRT molto semplice, una trasmittente, la Futaba 4PM, al momento qui non è presente perché ce la deve rinviare il proprietario, dove abbiamo fatto già diversi altri lavori su suoi altri diversi modelli, ne ha tantissimi, ma permettetemi, ragazzi. Allora, naturalmente su questo modello, oltre al lavoro di verniciatura, oltre a pensare come renderla più similare a quella vera, quindi vedete abbiamo curato, io voglio dire, tutti i dettagli. Poi sicuramente qualcuno di voi mi dirà: Daniele, vabbè, ma io avrei fatto così, oppure non mi piace, ma io sono contento. Infatti voi dovete commentare il video, voi dovete darmi la vostra opinione, io ci tengo tantissimo. Ma il bello è sull'illuminazione. Abbiamo installato un kit luci della Killer Body molto semplice, abbiamo dovuto modificare tutte le parabole originali che potevano ospitare un solo LED, quindi l'illuminazione era veramente carente. Abbiamo realizzato delle parabole homemade fatte in casa, ricoperte con della semplice colla a caldo per non far fuori uscire l'importante luce, perché sennò qui si va a perdere il dettaglio. Comunque sì, adesso ve la devo far vedere accesa. Con l'Ego è tutto provvisorio, cioè ancora dobbiamo definire il collegamento delle luci, perché non sappiamo se lasciarle lampeggiare, se fare qualcos'altro, ma questo poi lo vedremo dopo insieme al proprietario. Ma adesso collego un semplice cavo al canale 3 e vado ad accendere questa bestia. La accendiamo, mamma mia ragazzi, che spettacolo! E vi dico solo una cosa: adesso non rende perché ve la devo far vedere al buio. Riaccendiamo le luci, ragazzi, e avete capito perché dico è qualcosa di unico, è spettacolare. Abbiamo cercato di mantenere tutti i dettagli di tutte le parabole, guardate le linee di fuga fatte a mano, tutto fatto a mano, ragazzi. Il lampeggiante è stato non troppo difficile, ma trovare quello con il lampeggio giusto, quello di ottima manifattura, insomma quello della Pichler, che fornisce anche svariati accessori, ci ha permesso di ottenere questo risultato. Io sono veramente strasoddisfatto, ragazzi, sono veramente contento. È stato un lungo lavoro, praticamente infinito. Vi voglio far vedere un attimino quanto gira questa Fazer A2S. Altro che sape di gare, questa cammina più di una Formula 1, è veramente spaventosa. Andiamo a spengere il regolatore, che è dotato di una ventola veramente potente, con un clic e tanto si spenge tutto, e finalmente riusciamo a consegnare questo modello unico nel suo genere al proprietario. Le posso dire una cosa, non mi dispiace, mi mancherà tanto, la guardavo ogni giorno facevamo qualcosa in più e dicevo: ma pensa quando gliela devo consegnare, quanto mi dispiace. Il fagiolo qui dietro sta piangendo, ha la lacrimuccia, ragazzi, le ha passate di tutte e di più, perché realizzare un modello di questo genere, mantenendo uno standard elevato di qualità, garantendo al proprietario di avere effettivamente tra le mani un modello dove ha effettuato una spesa importante, perché questa è una spesa importante, ragazzi, beh, non è facile, è una grande responsabilità, perché poi se sbagliamo quelli che pagano siamo sempre noi. Qui per fortuna non abbiamo sbagliato nulla, ci abbiamo messo un bel po' di tempo, però questo è un modello unico nel suo genere, e questo ce l'ha permesso Kyosho, con l'estrema qualità dei suoi modelli, ma soprattutto con la rivisitazione completa che ha avuto per quanto riguarda l'estetica delle carrozzerie, perché Kyosho ha fatto veramente un passo avanti, ragazzi. Oltre a fornirvi dei modelli che ormai a livello meccanico non sono secondi a nessuno, ha deciso, e direi che ha fatto veramente bene, di rimboccarsi le maniche e realizzare delle carrozzerie estremamente dettagliate. Detto questo, ragazzi, spero che questo modello vi abbia fatto venire l'acquolina in bocca, perché io ho voglia di farne un'altra, ma non succederà assolutamente, ragazzi, perché sono state troppe ore di lavoro
però mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!